Ciao ragazzi, ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Spesso quando ci si avvicina al mondo delle competizioni e si punta alla vittoria, il modo migliore per farlo è iniziare da un kit bianco per preparare la vostra vettura. Qui abbiamo un kit della Thunder Slot che ci porta alla costruzione di una meravigliosa Lola T70 Can-Am. Se vi può sembrare complicato e difficile il montaggio di una vettura da zero partendo da un white body kit, non vi preoccupate perché adesso andiamo a farlo assieme. Allora spostiamoci con la classica visione dall'alto sul tavolo di Slot Car Tech e andiamo così ad iniziare il montaggio della nostra Lola T70 Can-Am Thunder Slot. Il white body kit della Thunder Slot è contenuto nella solita confezione che possiamo trovare in tutte le vetture del marchio italiano. Lo riconoscete sicuramente perché sulla basetta non viene stampigliato né il nome della vettura né la gara di riferimento della colorazione, perché in effetti questa è una vettura che potrebbe essere colorata a discrezione di ogni singolo pilota e quindi si va a evitare di dare un'indicazione precisa che potrebbe essere fuorviante. Sul retro della confezione stessa comunque viene indicato sempre il codice e poi il nome del white body kit a cui si riferisce. In questo caso, come possiamo notare, è una Lola T70 Can-Am Complete White Body Kit. Ma che cosa troviamo aprendo la nostra confezione? All'interno della teca di Thunder Slot troviamo numerosi sacchetti e in più la basetta dove è fissato il telaio, possiamo dire già in modo preassemblato. Infatti andiamo a prendere la basetta e notiamo che il telaio fissato con la solita vite a croce per evitare che si possa andare a muovere durante il trasporto, magari rompendosi, ha già installato il motore con il relativo pignone, il pick-up con le relative spazzole e i due cavi che portano corrente dalle spazzole al motore stesso. Il motore ha già poi le due viti di fissaggio che lo rendono più stabile all'interno del suo banchino, rendendolo solidale con esso. Tolta la basetta con il relativo telaio, rimane sul tavolo soltanto una serie di sacchettini che vanno a contenere la carrozzeria, tutta la parte trasparente, quindi i vetri, i fanali anteriori e posteriori, tutti i componenti che andranno ad essere installati sulla carrozzeria scelta. Qui va aperta una parentesi perché Thunder Slot mette a disposizione la possibilità di andare a ricreare diverse vetture. Vedremo poi infatti nello specifico che abbiamo alcuni pezzi ridondanti, quindi dei doppi pezzi leggermente diversi gli uni dagli altri per poterci permettere di creare diverse versioni della nostra Lola T70 Can-Am. Un'ottima idea da parte di Thunder Slot per permettere una personalizzazione ancora più efficace ed efficiente ad ogni pilota. E poi un ultimo sacchettino con tutta la parte meccanica della vettura, quindi avremo i cerchi anteriori e posteriori, i nostri copertoni e la corona posteriore che dovrà essere montata sui relativi assali. Per montare la nostra vettura avremo la necessità di avere un saldatore a stagno che ci permetterà di andare a sciogliere i pioli di fissaggio e quindi permetterci di andare ad unire diverse parti in plastica sulla carrozzeria stessa della vettura e poi un paio di tronchesine da modellista. Queste tronchesine sono particolari perché hanno in pratica il taglio a zero. Cosa significa? Io nel momento in cui vado ad appoggiare le mie tronchesine sulla superficie che devo andare a tagliare, queste non hanno un bordo, un labbro che mi lascia ancora un pezzettino di plastica in rilievo rispetto al pezzo che io vado a staccare, ma lo taglierà esattamente alla base d'appoggio delle mie tronchesine. È sicuramente un accessorio indispensabile per avere un ottimo montaggio della vettura. Il primo sacchetto che vado ad aprire è quello relativo alla carrozzeria. Quindi andrò a tirarlo fuori dalla sua confezione e andrò quindi a controllare che questo sia integro in ogni sua parte. Se lo giriamo al contrario possiamo già andare a vedere alcuni pioli che dovranno essere poi fusi con il nostro saldatore a stagno per poter andare ad installare gli altri pezzi a corredo che troveremo nell'altro sacchettino. Una volta aperta la carrozzeria andremo subito dopo ad aprire il sacchetto che contiene tutti i pezzi a corredo di questa.
Come vi ho già detto prima, Thunder Slot non si limita a darci un'unica versione della vettura, ma in questo caso sulla Lola T70 Can-Am ci mette a disposizione tutte le versioni del produttore. Apriamo così il sacchetto e andiamo a riversare il suo contenuto sul tavolo di Slot Car Tech. Ragazzi, abbiamo veramente un bel mucchietto di plastica. Andiamo a cercare di fare un attimino un po' di chiarezza su quelli che sono tutti i componenti. Abbiamo una fotoincisione che andrà ad essere installata nella parte posteriore della vettura. Abbiamo l'interno dell'abitacolo, questo di colore nero, è inconfondibile e ne abbiamo uno solo, sul quale andranno ad essere installati il pilota e anche alcuni accessori previsti all'interno della vettura stessa. E poi abbiamo una serie di altri accessori. Ad esempio abbiamo il roll bar. Come possiamo notare, qui ne abbiamo un paio e poi ne abbiamo altri di forme diverse. Qui ne abbiamo uno e qui abbiamo il quarto roll bar a nostra disposizione. Il lavoro da fare all'inizio è proprio quello di dividere tutti questi pezzi per andare a capire come vogliamo andare ad assemblare la nostra vettura. Qui ho addirittura 2 teste del nostro pilota. Potrò quindi andare a scegliere se montare il casco aperto, quindi la testa che mi va a rappresentare il casco aperto con la lettina parasole, oppure decidere per una versione più racing, più moderna anche se vogliamo, con il casco integrale a visiera chiusa, l'estintore e poi la classica leva del cambio con i suoi innesti. Qui ancora ho il volante, ho il quadro strumenti e il busto del pilota. Qui troviamo il supporto del nostro quadro strumenti per una tipologia di cruscotto e qui abbiamo un secondo riquadro porta strumenti. Come vedete la forma è pressoché identica, cambia però la parte superiore. Qui abbiamo un cruscotto leggermente più piccolo, mentre qui abbiamo un cruscotto dalle forme sicuramente più abbondanti. Via via proseguendo abbiamo il retro della vettura con l'alettone che sta al di sopra del paraurti posteriore, ma abbiamo anche quest'altra versione e poi uno spoiler anteriore. Questo invece è il supporto che andrà ad ospitare il motore e, se vogliamo, i relativi scarichi. A livello di scarichi abbiamo questi un po' particolari che vanno ad essere installati partendo dalla base del motore e poi via a scorrere verso il retro della vettura al di sopra della stessa, e una serie di altri 2 scarichi di tipo diverso. Qui abbiamo degli scarichi più ravvicinati l'uno all'altro e qui invece degli scarichi leggermente distanziati. Ragazzi, come state vedendo dal dettaglio, le combinazioni tra motore e scarico sono veramente tante, permettono di fare tutte le versioni della nostra Lola T70 Can-Am, quindi prestate particolare attenzione al vostro progetto per realizzare la vostra macchina senza commettere errori, ma soprattutto per scegliere i pezzi adeguati. Qui ancora una parte del motore che dovrà essere installata tra telaio e carrozzeria. Qui abbiamo 2 supporti per i fanali anteriori e poi 2 altri pezzettini che ci serviranno a corredo del nostro roll bar a seconda della versione che decidiamo di installare. Ancora il supporto dello specchietto posteriore, un altro pezzettino del motore, questa nella fattispecie è la presa d'aria che andrà sempre ad essere installata sulla nostra base del motore, lo specchietto retrovisore e poi qui una serie di specchietti di altra natura, di tipologia diversa e 2 tappi che andranno ad essere installati lateralmente rispetto al vetro della vettura. Come vedete abbiamo decisamente un gran numero di parti. Cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo scegliere la versione della nostra Lola T70. Io ho deciso di scegliere quella che mi ricorda Mario Andretti, quella fondamentalmente con gli scarichi che sono a vista nella parte superiore posteriore della vettura. Questo perché mi piace un po' di più, è una vettura un po' più particolare rispetto alle altre. Andrò quindi a fare una prima cernita di tutti questi pezzi andando a togliere quelli che non mi sono utili, quelli che quindi non sono indispensabili. Per la vettura in questione dovrò quindi scegliere tra alcuni di questi pezzi, come ad esempio per il roll bar. Io so che in questo caso il roll bar da utilizzare sarà quello semplice, quindi andrò a scartare tutti gli altri, li riporrò di nuovo nel loro sacchetto della vettura e in questo caso andrò ad utilizzare semplicemente questo, staccandolo con le mie tronchesine come abbiamo visto prima. Andremo
a tagliarlo dal suo supporto e come potete notare il distacco è avvenuto pulito senza lasciare nessun residuo sul mio roll bar. Adesso mi premunisco di andare a fare la cernita e poi vi faccio vedere tutti i pezzi che saranno necessari affinché il montaggio risulti perfetto per questa Lola T70 Can-Am versione Mario Andretti. Ecco fatto, ho scelto tutti i pezzi che andranno a corredo della mia carrozzeria per realizzare il modello che mi sono prefissato. A questi componenti mancano ora tutte le parti trasparenti, quindi il vetro, il classico lunotto della vettura, i fanali anteriori e i fanali posteriori. Anche in questo caso abbiamo un sacchetto da aprire, lo svuotiamo e andiamo a scoprire il suo contenuto. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di scegliere fra due differenti versioni. La cosa che ci salta più all'occhio è sicuramente il vetro anteriore, in quanto questo non permette il montaggio del retrovisore direttamente sul parabrezza, mentre quest'altro è già provvisto di due fori che permetteranno l'installazione del castelletto che va a sorreggere il retrovisore posteriore. In questo caso abbiamo due fanali anteriori, i primi che andranno ad essere installati nella classica posizione dei fanali e i secondi invece che andranno ad essere incastonati all'interno del paraurti, una sorta di fari fendinebbia se così vogliamo dire. In questa parte invece, oltre al diverso lunotto che abbiamo già visto prima, abbiamo una copertura per i fari anteriori di più grandi dimensioni che, volendo, su alcune Lola T70 Can-Am erano anche verniciati del colore della vettura in tinta, quindi potremmo addirittura non lasciarli così trasparenti come sono, ma addirittura verniciarli in modo opaco, e poi i due fanali posteriori. Anche in questo caso andiamo a togliere dai supporti tutte le parti che ci servono per il montaggio. Eccoci così pronti con tutti i nostri componenti da assemblare sulla carrozzeria per costruire il modello preferito della nostra slot car. Parto sempre nell'assemblare alcuni componenti basilari in modo da non avere poi problemi nell'assemblaggio completo della vettura. Un consiglio che mi sento di dare quando vi apprestate a montare i vari componenti è quello, laddove ci siano più componenti a formare un pezzettino della nostra slot car, di andare a provare prima di fissarli il montaggio di tutte le parti. Ad esempio sul nostro supporto motore potremmo andare ad assemblare per prima la presa d'aria in questo modo. Noi, se fissassimo la presa d'aria, non saremmo poi in grado di andare a far passare le nostre marmitte, quindi ci troveremmo in difficoltà. In questo caso io proverò a mettere per prima le marmitte e scopro subito che la presa d'aria poi è facilmente installabile a seguito. Quindi mi creo una sorta di scaletta per i vari pezzi che devo andare a montare in successione. Fatto questo, posso anche vedere che le relative coppette di aspirazione del motore possono essere facilmente installate anche in un secondo momento. Quindi andremo a posizionare dapprima le nostre marmitte. Per farlo andremo a servirci dei fori che Thunderslot ci mette a disposizione per guidarci in un assemblaggio perfetto. Una volta posizionate le marmitte all'interno dei fori già predisposti del supporto motore, lo gireremo al contrario e con l'ausilio di un saldatore a stagno con la punta ben calda andremo così a sciogliere i nostri pioli di plastica, le nostre punte, in modo da saldare completamente le due parti l'una all'altra. Facendo in questo modo i due componenti risulteranno quindi solidali l'uno all'altro. Continuiamo quindi con l'installazione della presa d'aria. Anche in questo caso faremo aiutare dai fori che ci guidano nell'installazione e poi, girando al contrario il nostro supporto, andremo a sciogliere i pioli per rendere così solidali i due pezzettini. Continuiamo con il montaggio di tutte le coppette di aspirazione. Ne abbiamo 4 per ogni parte. Andiamo a fissarle nei loro fori già predisposti. Una volta installate, anche per loro sarà la volta del fissaggio tramite il saldatore a stagno, quindi anche con loro andremo
a sciogliere i pioli che ci permettono di rendere solidali e praticamente non più staccabili questi componenti sulla base del motore. Fatto da una parte, ripeteremo la stessa cosa anche dall'altra parte del motore. Una volta fatto, avremo così il motore completamente assemblato, pronto per il fissaggio sulla carrozzeria. Prima di fissare il blocco motore sulla carrozzeria, io vado ad assemblare il paraurti posteriore. Prima di montare il paraurti sulla carrozzeria, vado però ad inserire la fotoincisione. In questo modo sarà tutto molto più facile, tutto molto più agevole. Avrò meno difficoltà nell'andare a sciogliere questi pioli per fissare la mia fotoincisione sul paraurti posteriore. Vado a posizionarla sempre facendomi aiutare dai fori che sono già stati predisposti sulla fotoincisione stessa e dai pioli che mi aiutano così ad andare a fissare e centrare in modo perfetto la fotoincisione. Una volta fatto, prenderò come sempre il saldatore e andrò con dei piccoli colpetti a fissare la fotoincisione sul paraurti posteriore. Ragazzi, come sempre mi raccomando, occhio quando fate questa operazione con il saldatore. La punta è estremamente calda, non dovete insistere più di tanto sul materiale plastico per evitare di deformarlo o addirittura di forarlo. Quindi date dei piccoli e precisi colpetti direttamente sui pioli affinché questi si sciolgano e comunque non vadano a modificare la forma della carrozzeria. Installata la fotoincisione, andiamo anche a mettere l'alettone posteriore. Come vedete, ho scelto un alettone con una forma un po' particolare perché nella parte centrale è tagliato, perché andrà a far passare i due tubi di scarico. Quindi quando scegliete i pezzi da installare dovete avere l'accortezza che tutto funzioni nel migliore dei modi. Se avete il dubbio di scegliere un pezzo errato o non avete la sensazione di aver scelto comunque i pezzi corretti, piuttosto fate una piccola ricerca sul sito di Thunderslot, in questo caso, dove potrete andare a verificare le fotografie di ogni singola macchina che il marchio italiano ha già costruito. Potrete scegliere così i pezzi giusti per installare anche il vostro white body kit. Noi adesso andiamo ad installare l'alettone posteriore sul paraurti. Anche in questo caso, come vedete, il tutto è avvenuto in modo preciso, perfetto, ma soprattutto solido. I due pezzi ormai non sono più in grado di staccarsi. Prima di montare il paraurti sul retro della nostra vettura, io vi consiglio di montare anche i fanali posteriori, perché così avete un accesso migliore al piolo, poterlo andare a schiacciare e quindi rendere il fanale stesso un pezzo solidale con il paraurti posteriore. Come si vede, il foro non è un foro rotondo, ma è un foro di tipo rettangolare, dovrà essere inserito in un modo ben preciso e poi, come sempre, andarlo a sciogliere nella parte retrostante. Se il pezzo dovesse risultare troppo piccolo o comunque non siete comodi, potete sempre farvi aiutare da un paio di pinzette che sicuramente in alcuni casi possono agevolare il lavoro di assemblaggio. Anche in questo caso i due fanali saranno così solidali con il resto del paraurti. Andiamo a prendere adesso la carrozzeria perché andiamo ad installare i fari anteriori. Installeremo i due fari grossi nella parte dei fanali, quelli classici, e poi quelli più piccolini nella parte sottostante del paraurti. Per poter posizionare i fanali grandi, quelli nella parte superiore della nostra vettura, in modo corretto dovremo andarli ad assemblare con questa parabola di colore bianco. Il vetro del fanale dovrà essere prima incastrato all'interno di questa parabola e poi posizionato direttamente sulla vettura. Ecco, io li ho fatti tutti e due, adesso sono pronti per il montaggio. Anche in questo caso sarà utile magari farci aiutare dalle pinzette. Posizioneremo così i fanali all'interno della loro sede e poi, come sempre, andiamo a sciogliere il piolo.
Per quanto riguarda invece i due fanali sottostanti abbiamo un montaggio leggermente diverso. Non vanno montati dall'esterno verso l'interno della carrozzeria, ma dovranno essere montati internamente alla nostra carrozzeria. Nella sede di questi due fanali abbiamo due pioli che serviranno anche da guida per andare ad installare i nostri due fanali, che hanno appunto due scanalature entro le quali passeranno questi due pioli, e poi andremo a sciogliere, quindi a chiudere questi pioli, bloccando così il fanale nella sua posizione corretta. Adesso possiamo andare ad installare il paraurti posteriore. Appoggiamo sempre a questi fori che ci guidano nell'installazione, quindi nel posizionamento corretto del nostro paraurti, lo andiamo a pressare leggermente affinché questo entri all'interno della sede preposta, e poi attraverso il saldatore andiamo anche in questo caso a sciogliere i vari pioli. Il paraurti diventa così solidale e tutt'uno con la carrozzeria. Prima di continuare con il montaggio della carrozzeria, occupiamoci anche un attimo dell'abitacolo. Io tendo a montare il pilota in un secondo momento, in modo tale che questo non mi dia fastidio quando vado a posizionare l'abitacolo nella parte sottostante della vettura stessa. Prima però occorre andare a capire in quale ordine vanno montati abitacolo, cruscotto e vetro anteriore. Abbiamo come prima cosa da montare il nostro vetro anteriore, subito dopo monteremo il cruscotto e per ultimo andremo ad installare il nostro abitacolo. Ricordiamoci però che sul vetro anteriore andrà ad essere installato anche il supporto per il retrovisore, e lo facciamo subito, in questo modo non ci darà poi fastidio con il montaggio degli altri componenti. Anche in questo caso occorrerà andare a sciogliere il piolo, dobbiamo prestare un briciolo di attenzione in più in quanto il vetro è trasparente e una manovra errata potrebbe opacizzare il vetro stesso. Mi raccomando, fate sempre molta attenzione quando vi apprestate a fare questa operazione. Fate dei piccoli e rapidi punti con il saldatore affinché non andiate a rovinare il vetro trasparente. Come vedete è bastato veramente molto poco per andare a fissare il supporto sul vetro. Per quanto riguarda lo specchietto vero e proprio, non vado a scaldarlo con il saldatore in quanto la punta è leggermente più grande rispetto all'archetto, rispetto a dove dovrei andare a scaldare il mio piolo di plastica. Preferisco così andare a dare una piccola goccia di ciano acrilato e poi andare a posizionare lo specchietto. Questa operazione la potrò fare praticamente come ultima operazione a macchina praticamente già assemblata. Il cruscotto è composto da 3 diverse parti. Abbiamo il cruscotto vero e proprio, sul quale andrà ad essere installato il quadro strumenti. E poi andiamo ancora ad installare il volante della vettura. Potete lasciare il piolo anche non del tutto fuso, in questo caso il volante gira ma non si toglie. Questo sta a voi, così avrete addirittura una vettura con un componente in grado di muoversi. Occupiamoci ancora del pilotino, abbiamo solo la testa del pilota da andare ad inserire. All'interno dell'abitacolo io per comodità, anche perché non danno assolutamente fastidio, vado solo ed esclusivamente a fissare l'estintore e poi la leva del cambio. Anche in questo caso fate decisamente attenzione in quanto l'abitacolo è in Lexan, un Lexan abbastanza resistente però sicuramente un po' più delicato rispetto alla semplice plastica. Come vedete siamo arrivati a un ottimo punto del montaggio della nostra vettura, basterà semplicemente adesso andare ad installare questi macro componenti che abbiamo già preassemblato. Partiamo come abbiamo detto dal lunotto. Dopo aver fissato il lunotto andiamo a fissare il cruscotto. Prima di andare a sistemare l'abitacolo andiamo a posizionare
il nostro motore con i relativi scarichi. Dovremo fare un po' di attenzione affinché questo sia posizionato in modo corretto all'interno della nostra carrozzeria. Ecco qua la vettura con gli scarichi installati. Tra il cruscotto e il vetro manca solo ed esclusivamente l'abitacolo. L'abitacolo ha 2 incastri nella parte posteriore subito sotto il supporto motore, 2 incastri nella parte anteriore e la plancia degli strumenti. Ed ecco fatto, abbiamo anche installato l'abitacolo. Manca il pilota e poi, come ultimo, il roll bar posteriore. Ecco quasi finita la nostra vettura. Avremo da installare ancora i 2 tappi laterali. Perfetto, la nostra vettura è praticamente montata. Manca solo lo specchietto retrovisore e una parte di motore che dovrà essere fissata tra telaio e carrozzeria. Ma non abbiamo ancora finito, perché dobbiamo ora occuparci di una parte fondamentale della macchina, ovvero della parte motoristica, della parte meccanica. Andiamo a svincolare dalla basetta il telaio e andiamo ad aprire il sacchettino che contiene tutti i pezzi meccanici. Per prima cosa possiamo andare a inserire inserti e cerchioni. Basterà semplicemente andarli a posizionare all'interno e poi premerli. Loro saranno perfettamente incastrati. Una volta fatto questo, ci preoccuperemo anche di andare ad installare i nostri copertoni. Avremo quelli anteriori e quelli posteriori. Hanno misure diverse, quindi non potete assolutamente sbagliarvi. I copertoni anteriori sono di una misura leggermente più piccola rispetto a quelli posteriori. Questa operazione si può fare con gli assali già montati oppure la potete fare anche prima. Vi consiglio di montare solo quelli anteriori come copertoni prima del montaggio dei cerchi, in quanto quelli anteriori sono in plastica a pressione, mentre quelli posteriori hanno la necessità di essere avvitati sull'assale e quindi il copertone potrebbe andare a darci fastidio nell'avvitare il grano del cerchio sull'assale stesso. Prima di procedere con l'assemblaggio di tutta la parte meccanica, io vado ad inserire tutti i grani in tutti i componenti che mi servirà poi andare a serrare l'un l'altro. Gli altri 2 grani li teniamo da parte perché serviranno per andare a regolare il basculamento dell'assale anteriore. Iniziamo così con il posizionamento delle 2 boccole all'interno della loro sede sul banchino posteriore. In questo caso le boccole potrebbero anche essere incollate al banchino. Io preferisco non incollarle, dare un po' di gioco anche a questo componente. Vado poi ad inserire l'assale posteriore. Dalla parte opposta della corona servirà andare ad installare un paio di spessori che sono già forniti nel kit di Thunder Slot, per evitare che la boccola possa andare a fuoriuscire dalla sua sede e quindi andare a compromettere la marcia della vettura. Una volta fissato nella sua posizione ottimale, andrò così a stringere il grano del cerchione. Nella parte opposta andrò invece a posizionare la corona. Mi raccomando, non spingete la corona fino al fondo, lasciate un minimo di basculamento, diciamo nell'ottica dei 20-25 centesimi. Se non riuscite a farlo a mano, diciamo pressoché, potete utilizzare degli appositi spessimetri che vi vengono in aiuto, questo per avere così un rapporto decisamente più fluido. Il rapporto, perché sia posizionato in modo corretto, deve avere un briciolino di gioco tra corona e pignone e un briciolino di gioco anche nello spostamento laterale. Trovata la giusta posizione, potete provare anche con le mani per vedere se scorre in modo agevole. Se lo fa, andremo ad avvitare il nostro grano, fissando così la corona in questa posizione. Fissata la corona, andremo così a posizionare anche il secondo cerchione e anche per lui andremo a fissare il grano in modo permanente. Prima di andare a posizionare i copertoni, provate a vedere se la trasmissione gira in modo regolare.
se non ha attriti particolari, se non sentite sforzi particolari. Dopodiché, se tutto funziona nel migliore dei modi, possiamo anche andare ad installare i nostri copertoni posteriori. La parte posteriore della vettura è fatta, come vedete gira in modo molto libero. Ci rimane che andare a posizionare l'assale anteriore. Andiamo a infilare anche un cerchione da una parte, infileremo l'altro cerchione dall'altra parte e poi spingiamo con un minimo di pressione affinché anche questo abbia un minimo di gioco laterale. Mi raccomando, il basculamento è sempre importante e poi andate a verificare se l'assale gira in modo regolare. Nel caso in cui si voglia andare a regolare l'assetto della vettura o comunque dell'assale anteriore, abbiamo la possibilità di andare ad inserire dei grani. Nelle vetture di Thunder Slot li trovate spesso in posizioni centrali, ma li potete anche mettere lateralmente. Infatti il telaio di Thunder Slot permette l'inserimento di questi grani sia nella posizione centrale, come sto facendo io in questo momento, ma anche nella posizione laterale, qui a lato vicino ai cerchioni anteriori. Ancora una volta verificate la scorrevolezza della vettura. Quando tutto funziona in modo corretto, possiamo andare ad installare l'ultimo componente, che è un componente motoristico. Sarà installato in questo modo, quindi andrà a posizionarsi tra il telaio e la carrozzeria. Lo andiamo semplicemente ad appoggiare. Andremo a posizionare la nostra carrozzeria al di sopra facendolo entrare in modo corretto. Giriamo la nostra vettura e andiamo a posizionare le ultime 3 viti, quelle che serrano la carrozzeria con il telaio. Per la Lola Can-Am sono 2 viti nella parte anteriore e una vite nella parte posteriore. Ricordiamo che queste sono viti imperdibili, il che hanno la possibilità di non essere fissate fino alla fine per dare un minimo di basculamento alla vettura. Ancora una cosa, ovvero dovrete utilizzare una Torx T6 per poter avvitare queste viti. Queste non sono viti o a croce o a taglio, ma hanno la necessità di una Torx per poter essere avvitate o svitate a vostro piacimento. Posizionata l'ultima vite sulla vettura, abbiamo costruito la nostra Lola T70 Can-Am partendo da un white body kit della Thunder Slot. Rimangono solamente fuori 2 grani che ci serviranno da posizionare nella parte sottostante la vettura. Questo ci permetterà così di andare a decidere l'altezza e il basculamento dell'assale anteriore. Lo faremo in fase di preparazione della vettura per capire il nostro stile di guida, per capire quali copertoni andremo a montare, se questi originali piuttosto che quelli racing, se andremo ad affrontare le gare del trofeo Thunder Slot, e poi il nostro specchietto retrovisore che, come vi ho già detto, andrà ad essere posizionato nella sua sede, però con l'utilizzo di una goccia di ciano acrilato, in modo che stia esattamente al suo posto. Bene, allora ragazzi, avete visto, non è stato poi così tanto difficile partire da un white body kit e arrivare a una vettura completamente finita. Adesso non ci rimane altro che verniciarla della nostra colorazione preferita e portarla in gara. Mi raccomando ragazzi, mettete un like se avete trovato interessante questo video, se vi è piaciuto quello che avete visto, e poi soprattutto iscrivetevi al canale. Noi come sempre ci diamo appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.